video tutorial vi mostrerò come realizzare il maxi pull granny in versione primavera. Non me la vedete indossata perché questa mi è stata commissionata da una di voi ed è una taglia M. In realtà, come vi ho detto, è la versione primaverile di una creazione che già ho fatto, ma siccome ho usato il cotone e la taglia è diversa dalla mia, ho deciso comunque di farvi il tutorial perché cambia un po' la questione delle mattonelle e anche un po' le misure naturalmente, quindi ho deciso comunque di farvi un tutorial nel quale vi darò le indicazioni sempre anche per una taglia S e le taglie più grandi delle mie. Partiamo per quanto riguarda i due filati usati. Io ho utilizzato il Rio Batik e il Lupo di Mare. Il Rio Batik è il numero 104, il Lupo di Mare il 285, che sono bellissime come stacco colore. Allora, io ho utilizzato per la taglia M un gomitolo del Rio Batik e 7 gomitoli del Lupo di Mare. Per una taglia S ve ne occorre sempre uno del Rio e 6 del Lupo di Mare. Per una taglia L invece ve ne occorrono 2 del Rio e 8 del Lupo di Mare. Taglia XL sempre 2 del Rio e 9 del Lupo di Mare. Per quanto riguarda le combinazioni colori di questi due filati, che trovate sempre disponibili sul mio sito Filati Elsa, vi faccio vedere altre combinazioni colore. Guardate qui che meraviglia! Se amate lo stacco poco, come questo, in questo caso abbiamo queste tonalità del beige e del sabbia, che sono il 111 del Rio e il 2140 del Lupo di Mare. Potete sostituire al Rio anche un altro colore sempre del Rio, dove ritroviamo sempre il beige, ma c'è anche questa tonalità del rosa che è il 109. Oppure possiamo staccare e utilizzare questo qui come abbinamento colore, che è il numero 256. Mi piace molto lo stacco. Se vi piacciono questi colori ma li preferite più forti, un'altra combinazione colore che vi suggerisco è questa qui. Guardate che meraviglia! Abbiamo il Rio Batik 116 e il Lupo di Mare 257. Se invece preferite uno stacco forte ben definito, in questo caso cambiamo colore, andiamo sul verde, dove qui abbiamo tutte le colorazioni del verde chiaro con il marrone che è il 115, e qui invece abbiamo questa tonalità di verde bottiglia che è il 116, e io adoro questo stacco molto evidente fra i colori, nonostante stiamo parlando di colori del verde. Ora, per quanto vi dicevo, a differenza di quello che ho fatto io per quest'inverno, le mattonelle sono un po' più grandi, c'è un giro in più che naturalmente vi spiego nel tutorial, e poi cambia un po' appunto il numero di giri per fare la maglia, perché la cliente l'ha chiesta più lunga rispetto a quella che ho usato io. Lateralmente però ho sempre lasciato i due spacchi laterali, non cucendo le mattonelle avanti e indietro, quindi sono due pezzi, uno avanti e uno indietro, che poi vanno cuciti, e poi in tondo, sempre con la tecnica della lavorazione granny, si va a lavorare le maniche. Spero che a fare questi tutorial dove vi mostro appunto le taglie, come realizzare delle creazioni in taglie diverse dalla mia, vi sia d'aiuto per capire un po' meglio le misure, e noi come sempre poi ci vediamo con un nuovo video tutorial. E come sempre, prima che mi dimentico, mandatemi le vostre foto se decidete di realizzarla, o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, o come sempre potete taggarmi anche su Instagram, dove mi trovate sia scrivendo Filati Elsa che Elsa Faccio. Per realizzare il nostro maxi pull granny versione primaverile, io utilizzerò due filati: il Rio Batik per poter fare le mattonelle sfumate e il Lupo di Mare per poter fare la maglia in tinta unita. I colori scelti dalla cliente sono questi due, che sono fantastici, ma qui vedete altre combinazioni colori, e io trovo bellissimo il colore questo che è tono su tono, Lupo di Mare con il Rio Batik del colore sabbia, questo dove abbiamo le sfumature con il vinaccio, il rosa e comunque questi colori più scuri. Per quanto riguarda quindi il Rio Batik, lo utilizzeremo appunto per poter fare le mattonelle con un centro e 4,5, e a differenza di quello fatto per il pull in versione invernale dovremo fare le mattonelle un po' più grandi. Questo perché se faccio la stessa mattonella ma vado a mettere una mattonella in più, viene troppo larga rispetto a quello che mi ha chiesto la cliente, perché non la voleva larga quanto la mia fatta in versione invernale, la voleva anche più lunga, quindi ci saranno queste modifiche. Tenete presente naturalmente che per quanto riguarda le mattonelle io poi vi darò le indicazioni anche per le taglie più grandi una volta che le andremo a fare. Quindi iniziamo a fare le nostre mattonelle. Come vi ho detto, io per fare la mattonelle utilizzerò il Rio Batik, quindi prendo il filo, vado a fare un anello magico e all'interno dell'anello magico vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte per un totale quindi di 3 maglie alte.
2 catenelle, 1 e 2, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, rientro, altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e vado a fare l'ultimo gruppo di 3 maglie alte per un totale quindi di 4 gruppi di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, catenella di separazione, chiudo il mio anello magico, entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. A questo punto iniziamo a fare il secondo giro e realizziamo 2 catenelle che sono sta prima maglia alta insieme alla maglia bassa, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, catenella di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, vado nell'angolo successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, vado a fare l'ultimo angolo, quindi di nuovo 3 catenelle 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, vado a terminare il giro entrando nell'archetto, andando a fare 3 maglie alte, una catenella, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Andiamo a fare il terzo giro e vado a realizzare sempre 2 catenelle che sono sta mia prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, entro nell'archetto del mio angolo e vado a fare il mio angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella e si ricomincia da capo. Vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, vado nell'archetto dell'angolo e vado a fare il mio angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, vado nell'archetto e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, ci troviamo di nuovo nell'angolo, quindi di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, entro nell'archetto iniziale e vado a fare le mie 3 maglie alte, 2 e 3, catenella di separazione, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il terzo giro e andiamo a fare il quarto giro e facciamo sempre 2 catenelle, rientriamo nell'archetto, altre 2 maglie alte,
catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte, una, due, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, una, due, tre, 2 maglie alte nell'ultimo archetto, una, due, catenella di separazione e andiamo a fare il nostro angolo. Quindi entriamo nell'angolo, andiamo a fare 3 maglie alte, una, due e 3, 2 catenelle, rientriamo, 3 maglie alte, una, due, 3, catenella di separazione, entriamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare 2 maglie alte, una, due, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, due e 3, 2 maglie alte nell'archetto, una e due, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi andiamo nell'archetto, andiamo a fare il nostro angolo, 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, catenella di separazione, vado nell'archetto e vado a realizzare 2 maglie alte, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, due, 3, 2 maglie alte nell'archetto, una, due, catenella di separazione, andiamo a fare il nostro ultimo angolo. Quindi rientriamo nell'archetto dell'angolo e andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, catenella di separazione, vado nell'archetto e vado a realizzare 2 maglie alte, una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, due e 3, 2 catenelle nell'archetto, catenella di separazione, terminiamo il giro, andiamo a fare 3 maglie alte, una catenella e chiudiamo entrando nella seconda catenella e facendo una maglia bassissima. Ora dobbiamo andare a fare l'ultimo giro, che però poi vi ricordo queste mattonelle vanno bene per la taglia SM, per la taglia L io poi vi dirò di fare un ulteriore giro, naturalmente vi lo spiegherò come andarlo a realizzare, però diciamo che adesso il giro va sempre ripetuto, nel senso che andremo a fare sempre l'angolo nell'angolo, 2 maglie alte nell'archetto di una catenella, una maglia alta in ogni maglia alta e 2 maglie alte nell'archetto di una catenella. Quindi come sempre iniziamo facendo 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, 3, 4, 5, 6 e 7, 2 maglie alte nell'archetto, catenella di separazione, si ricomincia, entriamo nell'archetto, andiamo a fare sempre 2 maglie alte, scusate, 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte e 3, catenella di separazione e di nuovo 2 maglie alte nell'archetto, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, 3, 4, 5, 6 e 7, 2 maglie alte nell'archetto, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado a fare questo per tutto il mio quadrato, cioè per tutta la mia mattonella, vi farò vedere appunto come terminarla.
sto per terminare il mio ultimo giro, ho fatto la catenella, rientro nell'angolo iniziale e vado a fare 3 maglie alte e questa volta 2 catenelle, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima, taglio il filo e me lo tiro. E adesso devo andare a fare tante mattonelle fino ad arrivare alla mia lunghezza desiderata. Come vi ho detto, per la taglia L io vi consiglio di non andare a fare un'ulteriore mattonella rispetto a quelle che farò io, perché altrimenti vi viene troppo largo, ma di andare ad aumentare solamente di un giro. Per aumentare il giro è esattamente l'ultimo che abbiamo fatto, quindi si va sempre a fare l'angolo nell'angolo, 2 maglie alte nell'archetto, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto. Io per una taglia L vi consiglio di fare questo, taglia XL invece nel vostro caso vi consiglio di andare a mettere una mattonella in più rispetto a quelle che farò io. Quindi sto per terminare il mio primo giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, la catenella, entro nella catenella del lato e vado a fare una maglia alta. Poi tutti i fili naturalmente andranno nascosti. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entriamo nell'archetto altre 2 catenelle, 2 maglie alte. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, catenella, entro nell'archetto successivo, 3 maglie alte, catenella, archetto successivo, 3 maglie alte, catenella, archetto successivo, 3 maglie alte. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare il secondo giro e come iniziare poi a lavorare il primo giro. Sto terminando il mio secondo giro, ho fatto il gruppo di 3 maglie alte e la catena di separazione, entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. E adesso si ricomincia dal primo giro, quindi mi giro con la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, andiamo nell'archetto e andiamo a fare 3 maglie alte, catenella di separazione, archetto successivo, 3 maglie alte, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte e si continua così per tutto il secondo giro. Per il primo giro termineremo facendo 3 maglie alte, una catenella e una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Io procedo in questa maniera a fare questi 2 giri e vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare prima di di terminare, di andare a fare poi la seconda il secondo pezzo per la nostra maglia. Ho terminato il primo pezzo, io sono andata a ripetere i 2 giri per 17 volte, come lunghezza va più che bene perché sono 50 centimetri e tenete presente sempre che una volta che si indossa cederà ulteriori 2 o 3 centimetri, quindi io adesso andrò a fare un altro pezzo uguale dove rimonterò sempre 4 mattonelle e farò lo stesso numero di giri, poi vedremo cuciture laterali e a sopra quanto centimetri fare per poi andare a fare gli scalfi e le maniche. Ho terminato entrambi i 2 pezzi e li ho cuciti tra di loro. Allora, sulle spalle io sono andata a cucire partendo dall'esterno verso l'interno per 10 centimetri sia a destra che a sinistra, lasciando uno scollo bello largo. Ora taglia L cucite qualche centimetro in più, taglia S o cucite 10 centimetri o cucite 9 centimetri se volete il collo più largo. Per quanto riguarda invece gli scalfi ho lasciato liberi circa 19 centimetri e sono andata a cucire lasciando libere le mattonelle in modo tale da avere la maglia che va più leggera e ho cucito circa per 25 centimetri sia a destra che a sinistra. Quindi adesso dobbiamo andare a fare le maniche. Per le taglie più grandi naturalmente taglia L cucite taglia S cucite un po' di più, lasciate 17 centimetri, taglia L cucite un po' di meno, lasciate liberi almeno 21 centimetri e naturalmente potete decidere se come me lasciare gli spacchi aperti laterali o invece cucire per tutta la maglia. Per realizzare la manica lavoreremo sempre con l'uncinetto del 4,5 e ci andiamo ad agganciare sotto. Io vado a lavorare in questa maniera, vi faccio vedere il primo giro, la lavorazione sarà sempre in giri di
granny, però questa volta in giro di tondo. Vado nell'archetto qui dove ho la maglia alta orizzontale e vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, entro nella maglia alta orizzontale del gruppo di 3 sia avanti che dietro e vado a fare la mia seconda maglia alta. Vado nell'archetto qui dove ho la maglia alta orizzontale, vado a fare una maglia alta, realizzando così il gruppo di 3 maglie alte. Poi vado a lavorare catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta singola orizzontale e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, e continuo a lavorare così per tutto il giro. Catenella, salto dove ho il gruppo di 3 maglie, vado dove ce n'è solo una e vado a fare 3 maglie alte. Catenella, salto le 3 maglie, vado dove ho solo una e vado a fare 3 maglie alte. Quindi continuo in questa maniera per tutto il primo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo scusatemi, come terminare il primo e iniziare poi il secondo. Quindi continuo a lavorare 3 maglie alte nell'archetto dove ho la maglia alta singola orizzontale, una catenella di separazione. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 3 catenelle, non vado a fare la catenella di separazione ma entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. A questo punto iniziamo il secondo giro, rientro dentro e vado a fare maglia bassa e 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Catenella di separazione, vado direttamente nell'archetto di una catenella e vado a fare le mie 3 maglie alte. Catenella, entro nell'archetto successivo, 3 maglie alte. Catenella, entro nell'archetto successivo, 3 maglie alte, e devo fare questo per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come riniziare poi di nuovo il primo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le 3 maglie alte e la catenella, entro nell'archetto iniziale del giro e vado a fare 2 maglie alte. Chiudo il giro entrando nella seconda catenella e facendo una maglia bassissima, ottenendo così un gruppo di 3 maglie alte. E adesso ricominciamo dal primo giro, entro nell'archetto, maglia bassa, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte e continuiamo così, catenella e poi 3 maglie alte nell'archetto successivo. Vado a fare questa lavorazione per fare in modo che inizio e fine giro siano sempre in perpendicolare e non vada invece in obliquo. Continuo a lavorare questi 2 giri, vi dirò alla fine naturalmente quanti giri sono andata a fare per poter raggiungere la nostra la lunghezza della manica desiderata. Ho terminato la prima manica, ho ripetuto i 2 giri per 18 volte, come lunghezza va più che bene. Quindi adesso vado a fare la seconda manica. Ho terminato anche la seconda manica, guardate qui che meraviglia come è venuta questa maglia, quindi anche questa creazione è terminata.